Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerò i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Allurit Teopharma. Ultimo aggiornamento. 6 novembre 2021. Cos'è Allurit? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Allurit durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci esteri. Cos'è Allurit? Allurit è un farmaco a base del principio attivo allopurinolo, appartenente alla categoria degli antigottosi e nello specifico preparati inibenti la formazione di acido urico. È commercializzato in Italia dall'azienda Teopharma. Allurit può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni. Allurit 40 compresse 150 mg. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare. Teopharma. Ricetta. RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Classe A. Principio attivo. Allopurinolo. Gruppo terapeutico. Antigottosi. Forma farmaceutica. Compressa. Indicazioni. Allurit è indicato nel trattamento della gotta e della iperuricemia secondaria. Il trattamento tende a prevenire la deposizione di urati nei tessuti e la formazione di lesioni ossee, articolari e renali. Con la sua singolare azione che riduce la formazione dell'acido urico, anziché aumentare l'escrezione di urati, esso offre evidenti vantaggi rispetto agli agenti uricosurici ed ai comuni farmaci antinfiammatori, specialmente in pazienti con nefropatia gottosa, in quelli con tendenza alla formazione di calcoli uratici ed in quelli con malattie concomitanti particolarmente gravi. La terapia con Allurit allevia le sofferenze articolari croniche ed aumenta la mobilità articolare. Nella maggioranza dei pazienti con diffusi depositi tofacei viene bloccata la progressiva formazione di tofi e vengono sanate le cavità in seguito al drenaggio degli urati. I tofi già formati si riducono progressivamente di volume in seguito al trattamento con Allurit. Allurit è particolarmente efficace nella prevenzione della insorgenza e della recidiva dei calcoli uratici e della sabbia uratica e nel prevenire la formazione dei calcoli di ossalato di calcio con concomitante iperuricemia. Somministrato insieme a soluzioni alcalinizzanti, permette di ridisciogliere i calcoli uratici già formati. Allurit è utile nella terapia e nella profilassi della nefropatia uratica acuta in pazienti con malattie neoplastiche particolarmente esposti alla possibilità di un aumento dell'acido urico sierico e alla formazione di calcoli uratici, specialmente dopo terapia radiante o con farmaci antineoplastici. Posologia 2-3 compresse al giorno prima o dopo i pasti, o 2 compresse in unica somministrazione e secondo prescrizione medica. Durante la terapia è bene assicurare un volume di circa 2 litri di urina neutra o alcalina mediante assunzione di liquido appropriato. Controindicazioni. Allurit è controindicato nei bambini, fatta eccezione per quelli affetti da iperuricemia secondaria a neoplasia. Non deve essere somministrato a quei pazienti che abbiano avuto una reazione grave alla prima somministrazione. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Sindrome da ipersensibilità, sindrome di Stevens-Johnson, SIS, necrolisi epidermica tossica, TEN. Le reazioni da ipersensibilità all'allopurinolo possono manifestarsi in modi molto diversi, comprendendo l'esantema maculopapulare, la sindrome da ipersensibilità, nota, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Mercaptopurina e azatioprina. Poiché l'allopurinolo potenzia l'attività della mercaptopurina, in quanto inibisce il metabolismo della stessa ad acido 6-tiourico, è opportuno, nei pazienti che assumono contemporaneamente Allurit, ridurre le dosi, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere Allurit durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Allurit durante la gravidanza e l'allattamento? Nelle donne in gravidanza o in età fertile l'uso di Allurit sarà valutato in base al rapporto fra il potenziale benefico e l'eventuale rischio per il feto, benché negli animali, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa.
Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. È opportuno avvisare il paziente della possibile, seppur occasionale, comparsa di sonnolenza, specie allora quando questi esplichi attività che richiedono particolare attenzione. Effetti indesiderati. Il più frequente effetto collaterale è rappresentato da rash cutaneo prevalentemente di tipo maculopapulare, talora con febbre. Nel caso compaiano tali manifestazioni, è prudente sospendere la terapia, anche se si, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Non sono note manifestazioni di tossicità da sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. L'effetto ipoglicemizzante dell'allopurinolo è dovuto all'azione antienzimatica che il farmaco esplica a livello del metabolismo purinico, inibendo la xantina, ossidasi con conseguente riduzione della trasformazione di ipoxantina in xantina e, proprietà farmacocinetiche. Dopo somministrazione orale l'allopurinolo viene rapidamente assorbito e compare nel plasma dopo 30-60 minuti, con un tempo di dimezzamento di circa 2-3 ore. Il suo metabolita principale è l'ossipurinolo che, dati preclinici di sicurezza, l'allopurinolo risulta meglio tollerato dei diversi analoghi della purina, non provocando alcun effetto negativo fino a dosi singole orali di 1,2 g/kg, topo, e di 1,7 g/kg, ratto. Ricerche di elenco degli eccipienti. Una compressa contiene amido, cellulosa microcristallina, magnesio stearato, silice colloidale anidra. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.